mediterranee. Batuni sulla chi non dormit mai, Ino che sapedra tenere memoria, Ino che su ben tu conosche nomine. Di su tempus no ha podido cantare, l'ura che saba fuoco mare. Benvenuti su Super Digital Delight, il canale dedicato all'esplorazione delle meraviglie tecnologiche, storiche e culturali che hanno plasmato il nostro mondo. C'è un'isola nel cuore del Mediterraneo che custodisce uno dei segreti più oscuri e affascinanti dell'intera storia umana. Un'isola dove la pietra parla, dove le torri silenziose vegliano da 3000 anni, dove una civiltà intera è scomparsa senza lasciare, ancora oggi, una spiegazione definitiva. Quell'isola è la Sardegna. E il suo segreto si chiama civiltà nuragica, un fenomeno unico al mondo che, tra l'età del bronzo e l'età del ferro, ha trasformato un'isola in una fortezza di pietra, lasciando dietro di sé oltre 7000 torri ciclopiche e un'eredità intrisa di mistero, mito e leggenda. Chi erano davvero questi uomini capaci di costruire migliaia di strutture megalitiche con una precisione che ancora oggi lascia senza parole gli ingegneri moderni? Da dove venivano? Come sono scomparsi? E soprattutto, erano forse loro i leggendari Shardana, il popolo del mare che osò sfidare il faraone Ramesse II? In questo video percorreremo insieme 3000 anni di storia, mistero e grandezza. Dalla preistoria sarda fino alla dissoluzione di una civiltà che non ha mai smesso di interrogarci. Preparatevi, questa non è una storia qualunque. Dico ancora nota che La Sardegna non è solo un'isola, ma un continente in miniatura che ha ospitato la vita umana fin da tempi remotissimi. Tuttavia, per comprendere la nascita della civiltà nuragica, dobbiamo guardare alle popolazioni che la precedettero, i cosiddetti sardi antichi del Neolitico e dell'Eneolitico. Prima che sorgessero le prime torri, l'isola era già un centro pulsante di spiritualità e arte, come dimostrano le oltre 3500 domus deianas, le case delle fate, ipogei funerari scavati nella roccia con una maestria che suggerisce una visione del mondo dove la morte era un ritorno al grembo materno della terra, che testimoniano già una religiosità profonda, una visione del mondo articolata e un rapporto intimo con la morte e l'aldilà. Le fonti antiche hanno cercato di dare un senso a questa eccezionalità attraverso il mito. Diodoro Siculo, riportando antiche tradizioni greche, collega le origini degli abitanti dell'isola alla figura eroica di Eracle. Secondo il racconto, Eracle, dopo aver compiuto le sue leggendarie fatiche, decise di inviare una colonia in Sardegna guidata dai figli avuti dalle Tespiadi, sotto la guida del nipote Iolao. Questi coloni, noti come Iolaioi o Iliesi, avrebbero fondato le prime dinastie regali e portato nell'isola la civiltà e le leggi. Questa narrazione riflette la percezione del mondo classico verso la Sardegna, una terra di nobile stirpe, legata indissolubilmente ai grandi eroi dell'antichità. Pausania aggiunge ulteriori tasselli, menzionando ondate di migranti libici guidati da Sardo, da cui il nome dell'isola, e iberi condotti da Norace, il fondatore mitico della città di Nora. Sono narrazioni mitologiche, certo, ma spesso il mito è l'eco distorto di una realtà storica dimenticata. La domanda delle domande rimane aperta. Da dove venivano i nuragici? Erano autoctoni, discendenti diretti delle popolazioni neolitiche dell'isola? Oppure giunsero da fuori, portando con sé tecnologie e saperi nuovi? La storiografia moderna è divisa. Una parte degli studiosi, seguendo la linea tracciata dal grande archeologo sardo Giovanni Liliu, considerato il padre dell'archeologia nuragica, autore dell'opera fondamentale La civiltà dei Sardi del 1963, sostiene la tesi della continuità culturale. I nuragici sarebbero il frutto di una evoluzione interna, la fioritura naturale delle culture preistoriche sarde precedenti, senza necessità di apporti migratori significativi dall'esterno. La storiografia moderna, tuttavia, tende a vedere la civiltà nuragica non come il risultato di una singola invasione esterna,
ma come il culmine di un'evoluzione endogena accelerata da scambi culturali nel bacino del Mediterraneo. La transizione verso l'epoca dei nuraghi avviene gradualmente dalla cultura di Bonnanaro, circa 1800 a.C., segnando un passaggio da una società legata alle divinità femminili del Neolitico verso un modello più gerarchizzato e guerriero. Un monumento simbolo di questa fase di transizione è l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, presso Sassari. Questa struttura, unica nel Mediterraneo occidentale, ricorda incredibilmente una ziggurat mesopotamica, con una rampa d'accesso che conduce a una piattaforma sopraelevata, testimoniando contatti spirituali e architettonici con l'Oriente che precedono di secoli la costruzione dei primi nuraghi. Intorno al 1800-1700 a.C., qualcosa di straordinario accade nell'isola. Da un giorno all'altro, dal punto di vista della storia, la Sardegna si copre di torri, migliaia di torri, una dopo l'altra su colline strategiche, vicino a corsi d'acqua, in posizioni dominanti sul paesaggio. Nasce la civiltà nuragica. Torres de memoria, evidenzas pedras, su foco de esa gloria. Sardana, Sardana, leone de su mare, esa Sardegna Eterna non si può dimenticare, nuraghes, nuraghes. L'elemento che definisce e dà il nome a questa civiltà è senza dubbio il nuraghe. Con oltre 7.000 esemplari censiti, queste torri rappresentano il monumento protostorico più diffuso in Europa. Ma cosa erano esattamente? Le risposte fornite dagli archeologi sono molteplici e spesso complementari. Fortezze, residenze nobiliari, templi, centri di osservazione astronomica o depositi di derrate alimentari. L'architettura nuragica non nasce perfetta, ma è il frutto di secoli di sperimentazione ingegneristica. I primi esempi sono i cosiddetti protonuraghi o nuraghi a corridoio, strutture tozze e irregolari, dove gli spazi interni erano limitati a stretti passaggi e vani coperti da lastroni orizzontali. Successivamente, intorno al 1500 a.C., avviene una rivoluzione, l'introduzione della tholos o falsa cupola. Questa tecnica consiste nel sovrapporre cerchi di pietre sempre più stretti fino a chiudere la volta, creando ampie camere circolari senza l'uso di malta. Il nuraghe monotorre, con la sua forma a tronco di cono, divenne l'unità base del paesaggio sardo. Tuttavia, il potere e la complessità sociale portarono alla costruzione di nuraghi complessi o polilobati, dove una torre centrale, mastio, veniva circondata da altre torri unite da spessi muraglioni. Queste regge di pietra, come su nurasci di barumini, potevano ospitare intere comunità e rappresentavano il centro politico di un territorio. Ma a cosa servivano esattamente? Anche qui il dibattito tra gli studiosi è acceso. Le ipotesi principali sono almeno 4. Fortezze militari per il controllo del territorio, residenze di capi clan o aristocratici guerrieri, luoghi di culto e centri religiosi, oppure, ipotesi affascinante, strutture a funzione multipla che cambiavano destinazione d'uso nel tempo. Giovanni Liliu privilegiava la lettura del nuraghe come simbolo del potere, residenza di un'élite guerriera che esercitava il controllo su un territorio circostante ben definito. Si stima che in origine in Sardegna esistessero circa 30.000 nuraghi. 30.000. Una densità architettonica senza eguali al mondo, praticamente uno ogni 2 chilometri quadrati. Oggi ne restano in piedi, in varie condizioni di conservazione, circa 7 o 8.000. Gli altri sono stati demoliti, inglobati in muri di recinzione, abbandonati all'erosione del tempo. Tra i più importanti e meglio conservati spicca il nuraghe su Nurasci di Barumini, patrimonio UNESCO dal 1997, studiato per decenni da Giovanni Liliu stesso. Un nuraghe quadrilobato con un villaggio di capanne che vi si sviluppa intorno, testimonianza vivida di una comunità organizzata e vitale. Poi il maestoso nuraghe Santuantine, in provincia di Sassari, detto il re dei nuraghi, per le sue dimensioni eccezionali. Il nuraghe Losa di Abbasanta, su un altopiano basaltico di rara bellezza. E il nuraghe Arrubiu, il nuraghe Rosso, a Orroli, il più grande della Sardegna con le sue 5 torri secondarie. Sardana, Sardana, leone de su mare, esa Sardegna Eterna non si può dimenticare, nuraghes, nuraghes, boca de ese territorio.
Uno dei capitoli più affascinanti e dibattuti riguarda il possibile collegamento tra i nuragici e gli Shardana, uno dei famigerati popoli del mare che sconvolsero il Mediterraneo orientale alla fine dell'età del bronzo. Le iscrizioni egizie di Ramses II e Ramses III descrivono gli Shardana come guerrieri indomiti, caratterizzati da elmi cornuti e spade lunghe che servirono come mercenari d'élite e guardia personale del faraone. Da dove venivano questi Shardana? E soprattutto, il loro nome ha qualcosa a che fare con la parola Sardegna? La risposta è controversa, ma esistono studiosi che hanno dedicato la vita a questa domanda. Tra questi, il ricercatore sardo Leonardo Melis, autore del libro Shardana, i popoli del mare, pubblicato nel 2002. Melis sostiene con forza la tesi che gli Shardana fossero proprio i nuragici sardi, o parte di essi, proiettati nel Mediterraneo orientale come popolo guerriero e marinaro. Melis individua corrispondenze iconografiche tra i bronzetti nuragici e le rappresentazioni egizie degli Shardana, l'elmo cornuto, lo scudo rotondo, la spada lunga, e propone una visione della Sardegna nuragica non come civiltà isolata e provinciale, ma come attore protagonista del grande scenario mediterraneo dell'età del bronzo. In questo contesto, le teorie di Leonardo Melis hanno sollevato grande interesse, pur ponendosi spesso al di fuori del consenso accademico tradizionale. Melis sostiene che gli Shardana non fossero semplici pirati, ma una civiltà avanzatissima di navigatori e calcolatori del tempo, identificandoli con la tribù perduta di Dan, di memoria biblica. Secondo Melis, i nuraghi non erano solo fortezze, ma strumenti complessi. Cita il nuraghe Santa Barbara di Macomer come un nuraghe calcolatore, capace di scandire il tempo secondo un calendario Shardana derivato da quello sumerico di Nippur. Melis smentisce l'origine anatolica spesso proposta, sottolineando che le date delle incursioni Shardana in Egitto precedono di secoli la fondazione della città anatolica. Per lo studioso, la Sardegna era il centro di un impero marittimo che controllava le rotte del rame e dello stagno, arrivando a influenzare persino la costruzione di Stonehenge. La teoria di Melis è suggestiva e ha affascinato molti, ma rimane contrastata dalla comunità accademica tradizionale che tende a essere più cauta nell'identificazione diretta. Alcuni studiosi ritengono che il nome Shardana possa derivare dalla Sardegna, ma che il rapporto fosse più complesso. Forse gli Shardana non erano tutti sardi, ma includevano componenti che commerciavano o militavano nell'isola. La questione, affascinante, irrisolta, resta aperta. Più vicino alla metodologia archeologica classica, Giovanni Ugas sostiene con forza l'equiparazione tra nuragici e Shardana, basandosi su prove iconografiche e materiali. I bronzetti nuragici, piccole statuine votive ritrovate in tutta l'isola, raffigurano guerrieri con elmetti cornuti, scudi rotondi e corazze striate che sono quasi identici alle rappresentazioni degli Shardana nei bassorilievi di Medinet Habu in Egitto. Questa teoria suggerisce che la Sardegna non fosse un'isola isolata, ma una potenza navale capace di proiettare la propria forza fino alle coste del Nilo e del Levante. Su puzzu sacro sa luna si mirat e sabba profonda su che lu riflettit su sole entrati in die d'equinozio e su mistero camminati in su silenzio. La civiltà nuragica era sostenuta da un'economia solida e da una struttura sociale gerarchica, basata su clan o tribù governate da capi guerrieri, i re pastori e sacerdoti. La vita ruotava attorno all'agricoltura, alla pastorizia e soprattutto alla straordinaria abilità nella lavorazione dei metalli. L'immagine che emerge è quella di una società tribale e gentilizia, articolata in clan familiari estesi che facevano capo a un capo, probabilmente guerriero e sacerdote insieme. I villaggi sorgevano attorno al nuraghe come centro di potere simbolico e fisico. Le capanne circolane che li componevano erano riservate alla vita quotidiana: cucina, artigianato, stoccaggio di provviste. Non c'era la città nel senso moderno, ma c'erano forme di aggregazione che anticipano il concetto di comunità organizzata. L'isola era ricca di giacimenti di rame, piombo e ferro, rendendola un nodo cruciale nelle rotte commerciali dell'età del bronzo
Questo la rendeva preziosa, contesa, ambita. I nuragici non erano solo minatori, ma esperti metallurghi capaci di fondere bronzi di altissima qualità. In Sardegna sono stati rinvenuti centinaia di frammenti di lingotti di rame a pelle di bue, provenienti principalmente da Cipro. Questo indica uno scambio bidirezionale. I sardi importavano rame cipriota per le loro fusioni e verosimilmente esportavano stagno o altri beni finiti. Manufatti nuragici sono stati ritrovati in Etruria, in Sicilia, a Creta e persino in Spagna. Di contro, ceramiche micenee e oggetti in ambra baltica sono stati rinvenuti nei villaggi sardi, dimostrando che l'isola era parte integrante di una fitta rete di scambi che univa l'Europa del Nord al vicino Oriente. La lingua dei nuragici è uno dei misteri più profondi dell'archeologia europea. Nessun testo lungo e decifrabile ci è stato tramandato. Nonostante la loro grandezza architettonica, i nuragici non hanno lasciato testimonianze scritte dirette. Alcune iscrizioni brevi in caratteri che sembrano imparentati con il cipro minoico sono state ritrovate, ma non siamo ancora in grado di leggerle con certezza. La lingua paleosarda rimane un enigma, ricostruita parzialmente attraverso la toponomastica e i prestiti linguistici. Max Leopold Wagner identificò affinità con le lingue berbere e iberiche, mentre Massimo Pallottino evidenziò forti analogie con il basco, come i termini sgiagaru per cane o golosti per agrifoglio. Una teoria affascinante è quella di Massimo Pittau, che ha proposto il termine sardiano per indicare una lingua di matrice anatolica imparentata con l'etrusco, portando come prova le somiglianze tra i due popoli nella religione e nell'arte. Il linguista Massimo Pittau ha dedicato decenni allo studio del sostrato linguistico sardo pre-romano, tentando di ricostruire i tratti del nuragico attraverso i toponimi, i nomi propri, le parole sopravvissute nei dialetti sardi. La sua conclusione è che il nuragico fosse una lingua pre-indoeuropea, possibilmente imparentata con le lingue dell'Egeo e dell'Anatolia, ma con caratteristiche proprie. Una lingua morta prima di essere compresa. Culturalmente, i nuragici mostrano una straordinaria unità su tutto il territorio sardo. Gli stessi riti, le stesse tecniche costruttive, le stesse forme artistiche si ritrovano da Cagliari a Sassari. Questo suggerisce una rete di comunicazione e una coscienza di sé come popolo che va al di là della semplice vicinanza geografica. La religiosità nuragica era profonda e legata agli elementi naturali. Il culto dell'acqua sacra era centrale, manifestato attraverso la costruzione di templi a pozzo e fonti sacre di incredibile bellezza e precisione geometrica. Il pozzo sacro di Santa Cristina a Paoli Latino è l'esempio più fulgido di questa devozione. Costruito con blocchi di basalto lavorati con precisione millimetrica, il pozzo non è solo un tempio, ma un vero osservatorio astronomico. Secondo gli studi di Arnold Leboeuf, ogni 18,6 anni la luna piena si riflette perfettamente sul fondo del pozzo attraverso l'oculo della Tholos, segnando il punto di massima declinazione del satellite. Durante gli equinozi di primavera e autunno, il sole penetra lungo la scalinata, illuminando l'acqua e creando giochi di luce che dovevano apparire miracolosi ai fedeli dell'epoca. Il Pantheon nuragico rimane in gran parte sconosciuto. Sappiamo dell'importanza del toro, simbolo di fertilità e forza, dalla presenza costante di protomi taurine nelle decorazioni. Sappiamo di dee madri e figure femminili connesse alla fecondità. Sappiamo di una religiosità profonda che permeava ogni aspetto della vita, dal momento della nascita a quello della morte. L'architettura funeraria era dominata dalle tombe dei giganti, sepolture collettive di grande impatto scenografico, una lunga camera funeraria sottoterra, preceduta da un'esedra, uno spazio semicircolare di pietre, al centro della quale si erge una grande stele, la cosiddetta lastra centinata. Viste dall'alto, queste strutture ricordano la forma di una testa di toro, simbolo di forza e fertilità. Qui si svolgevano riti di incubazione e banchetti funebri.
volti a mantenere vivo il legame tra la comunità e i propri antenati eroizzati. Alcune delle più imponenti si trovano ad Arzachena, a Dorgali, a Madau, ma l'eredità artistica più straordinaria dei nuragici è forse quella dei bronzetti nuragici. Piccole sculture in bronzo realizzate con la tecnica della cera persa sono una miniera d'oro per comprendere la vita quotidiana, l'abbigliamento e la gerarchia sociale. L'eroe con 4 occhi e 4 braccia, ritrovato ad Abini, Teti, rappresenta forse un dio guerriero o un eroe mitico dotato di una forza e una visione sovrannaturale. Una rappresentazione toccante di una donna che tiene in grembo il figlio guerriero morto, simbolo di un'umanità profonda e di un dolore universale. Il capo tribù, raffigurato con un mantello sulle spalle e un bastone di comando, testimone dell'autorità e del prestigio dei leader nuragici. Sono opere di piccola scala, ma di straordinaria densità narrativa. Ogni bronzetto racconta una storia, mostra un gesto, fissa nell'eternità del metallo un momento di vita vissuta. Questi bronzetti venivano spesso depositati come offerte votive nei pozzi sacri e nei luoghi di culto. Oggi sono conservati nei musei di Cagliari, Sassari, Nuoro. Guardarli da vicino produce una sensazione strana, potente, quella di incontrare qualcuno che è vissuto 3000 anni fa e che ancora ci osserva. Le ceramiche nuragiche mostrano forme e decorazioni caratteristiche, pentole e contenitori a profilo carenato, decorazioni geometriche incise. Non hanno la raffinatezza dipinta della ceramica micenea o minoica, ma possiedono una solidità, una coerenza, un linguaggio visivo che le rende immediatamente riconoscibili. Nel 1974, nelle campagne di Cabras, un aratro portò alla luce i frammenti di quella che sarebbe diventata la scoperta archeologica più importante del Mediterraneo occidentale negli ultimi decenni, i giganti di Monte Prama. Si tratta di sculture in arenaria alte fino a 2,5 metri, raffiguranti pugilatori, arcieri e guerrieri con occhi resi da cerchi concentrici magnetici. Queste statue, datate tra il IX e l'VIII secolo a.C., formavano una necropoli monumentale volta a celebrare l'aristocrazia guerriera del Sinis in un momento di grandi trasformazioni sociali. Chi le ha scolpite? A cosa servivano? Anche qui, risposte definitive non ce ne sono. E ne resta un regno de manos humanas. Nuragues, torres de memoria, tenide in sas pedras. Il IX secolo a.C. segna l'inizio di una nuova era. I mercanti fenici provenienti dal Libano iniziarono a frequentare le coste sarde per il commercio dei metalli. La Sardegna, con i suoi metalli e la sua posizione strategica, è un obiettivo ovvio. Si insediano sulle coste, Sulcis, Tarros, Carales. Non cercano lo scontro con i nuragici dell'interno, almeno non subito. Stabiliscono empori commerciali, scambiano merci, creano una convivenza che dura secoli e che lascia tracce materiali profonde. Inizialmente il rapporto fu di convivenza e scambio. I Fenici fondarono empori come Tarros e Nora, mentre i nuragici continuavano a dominare l'interno. Tuttavia, con l'ascesa di Cartagine, la grande metropoli nordafricana figlia di Tiro, la Sardegna divenne un obiettivo di conquista territoriale. Nel VI secolo a.C., i cartaginesi sbarcarono con eserciti potenti, spingendo le popolazioni indigene verso le zone montuose del centro dell'isola. Gli storici antichi parlano di battaglie feroci, di resistenze accanite. Il generale cartaginese Malco viene respinto in un primo tentativo. Poi arriva Asdrubale, poi Amilcare. È qui che nasce quella dicotomia tra la Sardegna costiera colonizzata e la Sardegna interna resistente. Il celebre archeologo Giovanni Liliu ha coniato l'espressione costante resistenziale sarda per descrivere la capacità delle popolazioni nuragiche di conservare la propria identità e le proprie tradizioni nonostante i millenni di dominazioni straniere. Questa resistenza si manifestò aspramente contro i Romani, che nel 238 a.C. occuparono l'isola ma dovettero affrontare secoli di rivolte e guerriglia da parte delle tribù dei Sardi Pelliti, gli Iliensi e i Balari. I Romani risposero con una repressione durissima,
utilizzando persino cani addestrati per scovare i ribelli nei fitti boschi e nelle grotte della Barbagia, non si sottomisero mai completamente. Si rifugiarono nelle montagne, resisterono, preservando la loro identità per secoli ancora. Quando finisce la civiltà nuragica? Non c'è una data. Non c'è un giorno in cui qualcuno ha spento la luce. È un lungo declino, un lentissimo spegnersi. I nuraghi vengono abbandonati gradualmente, trasformati in rifugi, in depositi, poi dimenticati. La lingua nuragica lascia il posto al punico fenicio cartaginese, poi al latino. I riti si mescolano, i culti si fondono con quelli orientali e romani, la memoria collettiva si sfalda. Eppure qualcosa rimane. Rimane nella lingua sarda che custodisce un sostrato preromano di enorme antichità. Rimane nei toponimi, migliaia di nomi di luoghi, di fiumi, di montagne che suonano stranieri a orecchie italiane, ma che erano già lì prima di Roma, prima di Cartagine, prima dei Fenici. Rimane nella genetica della popolazione sarda, che secondo studi recenti mostra una delle più alte percentuali di DNA neolitico in Europa. I sardi di oggi sono, in parte, gli eredi biologici di quella civiltà dimenticata. Giovanni Lilliu, nell'ultima edizione della sua Civiltà dei Sardi, scrisse parole che risuonano come una pietra scagliata nell'acqua. I nuragici non sono stati vinti dalla storia, ma assorbiti da essa. La loro grandezza non sta nell'aver resistito a tutto, ma nell'aver lasciato un'impronta così profonda che nemmeno millenni di conquiste hanno potuto cancellare del tutto. I nuraghi sono ancora lì. 7-8 mila torri silenziose disseminate su tutta l'isola, sotto il sole cocente dell'estate sarda, avvolte dalla nebbia autunnale delle montagne del Gennargentu. Non ci parlano più nella loro lingua, ma ci guardano ancora, con quella pazienza solenne che solo la pietra sa avere. La sua fine come entità politica intorno al V secolo a.C. non ha cancellato il suo spirito, che è sopravvissuto nel folklore, nei simboli e persino nel carattere del popolo sardo. Sono rimasti a oggi simboli e tradizioni vive come la pintadera, un disco in terracotta con motivi geometrici usato fin dall'epoca nuragica per marcare il pane, ancora oggi simbolo di fertilità e comunità. I mamutones e issoadores, le maschere del carnevale barbaricino di Mamoyada, con i loro campanacci pesanti e i visi neri, sono viste da molti studiosi come l'eco di antichi riti nuragici di propiziazione agraria e sacrificio rituale. Il Sardus Pater. La figura mitologica del progenitore, venerata nel tempio di Antas, rimane il ponte tra il passato pagano e l'identità moderna dell'isola. Siamo giunti alla fine di questo straordinario viaggio tra le pietre e i misteri della Sardegna. Abbiamo visto come i nuragici abbiano sfidato il tempo con le loro torri, come abbiano navigato il Mediterraneo come temibili Sciardana e come abbiano guardato alle stelle attraverso i loro pozzi sacri. La civiltà nuragica non è solo una collezione di rovine, ma un racconto di orgoglio, ingegno e resistenza che continua a interrogarci. Se questo video vi è piaciuto e volete continuare a scoprire i segreti della storia e della tecnologia con noi, se volete sostenere il nostro canale, vi chiediamo di lasciarci un mi piace e iscrivervi sul nostro canale. Ci sarebbe di grande aiuto. Qual è il mistero nuragico che vi affascina di più? I guerrieri Sciardana o l'orientamento astronomico dei pozzi sacri? I bronzetti di Monte Prama o l'origine della loro lingua? Fatecelo sapere nei commenti. Noi continueremo a esplorare la storia come si esplora un nuraghe. Corridoio per corridoio, pietra per pietra, mistero dopo mistero. Alla prossima! In su coro de su Mediterraneo batuni sulla chi non dormit mai, ino che sa pedra tene memoria, ino che su vento conosce nomine. Y su tempus no ha podido cantare, nuraghe saba fogo bumare. Questo è su canto de un popolo antico, de una terra che ancora nos osservat in silenzio.
antiga nasce una boca, subra sos montes, subra su mare. Torres de pedra, sentinelas manos, firman ancora contra su tempus amaro. Sardegna antiga, terra de misterio, con saddo modeiana si introsa roca. Prima de su ferro, prima de su reghe, sbatte una memoria scritta in sa terra. Che fuste, che semo, si sodde su vento de sa sorte. Ma in cada pedra, in cada sombra, vivita ancora su coro forte. Su puzzu sacro, sa luna si mirat,